Benvenuti su Voce Strumenti Interiori, siamo al capitolo 5 e incominciamo a parlare di risonanza. Quindi abbiamo spiegato che la risonanza è quella che si verifica quando il suono viene indirizzato all'interno di cavità. Immaginate il suono come tantissime piccole particelle che, se esposte a uno spazio curvo, immaginate a che volume avete quando urlate in una grotta per esempio, immaginate il suono come composto da tantissime particelle che, se vengono messe in uno spazio vuoto circondato da una superficie, incomincia a rimbalzare e quindi generare frequenze aggiuntive dette risonanza. Quindi facciamo, quale modo migliore per capire quali sono le nostre cavità di risonanza, di fare dei piccoli giochi, quindi giocare un pochino con la lingua, con le nostre consonanti, con le nostre vocali. Proverei a usare la consonante M in questo modo. Se io faccio una M e metto la bocca a bacio, quindi il semplice fatto di attivare il muscolo orbicolare delle labbra mi porta il suono in una zona dove appunto le labbra sono composte da tessuto. Quindi io porto il suono in una zona, le labbra, morbida e tessutale. Avrò quindi un suono un pochino più scuro. Proviamo. Un suono caldo, corposo. Adesso cosa succede se io però sposto la bocca a destra e a sinistra attivando i muscoli zigomatici? Il suono da davanti verso le labbra incomincia a deviare a sinistra e poi a destra e verrà addirittura indirizzato un pochino verso l'alto, verso gli zigomi. Gli zigomi sono diversi dalle labbra perché gli zigomi sono ossei, quindi composti principalmente da tessuto osseo. Sentite come cambia il suono. Quando un suono viene indirizzato in una zona fatta di tessuto, quindi molle, il suo suono è molto corposo. Adesso io sposterò la posizione del bacio e la porterò a sinistra e a destra verso gli zigomi. Sentite come cambia. Cambiata moltissimo questa frequenza. Questo armonico è quello che si genera quando noi indirizziamo il nostro suono verso una zona composta da ossa. Che cosa cambia? Una zona tessutale, quindi un tessuto molle come quello delle labbra, arricchisce il suono che noi stiamo emettendo di frequenze medio-basse e basse. Quando io invece indirizzo, ma anche parlando, semplicemente storco la bocca, io mi accorgo immediatamente che la mia voce diventa più squillante, perché le frequenze che noi otteniamo quando indirizziamo il suono verso una zona ossea, quindi non un tessuto molle ma un qualcosa di rigido, è una risonanza diversa, una risonanza che invece arricchisce il suono di frequenze medie e medio acute.